Sono contentissima di fare anche questo video con voi e vi ringrazio tantissimo perché che sta succedendo? Tante iscrizioni questa settimana al mio canale, vi ringrazio, grazie, sono contentissima, mi fa piacere che il canale sta crescendo, si sta ingrandendo sempre di più, noi siamo come una comunità e quindi è bello vedere che il canale cresce, che gli iscritti aumentano sempre di più. Quindi anche oggi vi devo dire una cosa, che se il canale vi piace, se il video vi sarà piaciuto, iscrivetevi e magari mettete anche un bel like e a me farebbe anche piacere se voi faceste anche un commento perché mi piace proprio interagire con voi, quindi rispondere alle vostre domande, alle vostre curiosità. Come avete potuto vedere, chi è già iscritto, io vi rispondo, quindi mi fa veramente tanto piacere. Ma, bando alle ciance, perché oggi ho voglia di presentarvi un aiuto che è arrivato a casa mia, un aiuto che in effetti io pensavo di ricorrere a lui, o alcuni lo chiamano lei, non lo so, nel nostro caso è un lui, perché è veramente un grande aiuto, perché ci permette, ci dà la possibilità di, mentre lui lavora, io posso svolgere altre cose, come lavorare, voi sapete benissimo che lavoro da casa, quindi lavorare o insomma anche riposare, perché no, ogni tanto ci vuole, vero? Quindi magari rimanere sul divano, leggere un bel libro e lui nel frattempo lavora. Ma di chi sto parlando ve lo voglio presentare. Eccolo qui, il mio robot che noi l'abbiamo chiamato Ambrogio. E anche se alla fine non so perché finisco sempre per chiamarlo Rodrigo, comunque Ambrogio, Rodrigo, un altro nome, è veramente fantastico. Questa qui è la base, quindi ora lui è lì con la sua base per ricaricarsi, è ben carico perché lo notiamo dal fatto che qui non è illuminato. E niente, quindi adesso ve lo mostro, lo prendo, lo stacco e vi mostro come è fatto e soprattutto che bel lavoro fa in casa. Come potete vedere, potete utilizzare, ho scaricato l'applicazione, quindi ce l'ho sul mio telefono, che vi permette quindi di vedere, ogni stanza ha una sua lettera, quindi se volete per esempio non pulire tutte le stanze, ma avete bisogno di pulire soltanto in una stanza, tipo io farò il salone, ecco qui nel mio caso è la lettera D, quindi basta scegliere poi le camere, è scritto in francese perché qui in casa noi parliamo in francese, io e mio marito. Comunque camera, se si vuole dividere far pulire soltanto la camera, oppure tutto, fa praticamente tutto l'appartamento. Adesso che faccio? La rimetto alla base e così vi faccio vedere come lavora. Ecco, lui è alla base, adesso il telefono nelle mie mani e decido di fare una pulizia per camera. Ho scelto di fare il salone, così vi faccio vedere. E che cosa ha detto? Il robot incomincia a fare la pulizia della stanza. Sta iniziando. La lingua che abbiamo attivato è la lingua francese, perché appunto noi parliamo la lingua francese in casa, quindi ecco qui che inizia a lavorare. È meglio sempre evitare di fare attenzione ai cavi, se ci sono a terra dei cavi, delle sedie, per esempio io adesso qui, questo qui è l'isola, però
Toglierò adesso gli sgabelli, così potrà aspirare meglio. Ho tolto gli sgabelli, li ho allontanati. Adesso si trova dietro l'isola, ecco qui, è arrivato. Io la pianta la lascio là, ma in realtà non è la cosa migliore da fare, è spostare veramente tutto, è la cosa migliore da fare. Eccolo, aspira, aspira, aspira bene, dai. Ha notato che là ci sono le gambe dell'isola, il passaggio è tutto libero, quindi passa senza difficoltà, ma poi incontra lei la pianta. Invece da questa parte ho già messo le sedie tutto in alto, così può passare. Vediamo, seguiamolo. Cucù. Quindi ormai la parte quella lì dell'isola l'ha già tutta aspirata, quindi che faccio? Prendo gli sgabelli e li riposiziono al posto dove sono normalmente. So che questo non bloccherà il lavoro ad Ambrogio. Sono veramente molto contenta di questo acquisto, tra l'altro non è una somma eccessiva, ce ne sono alcuni in commercio a prezzi veramente anche più di 1.000 euro. Io in effetti pensavo che per avere un buon robot che aspiri, che lavi bene, perché questo qui lava anche, bisognava spendere una bella cifra. Invece sono riuscita con questo qui, devo dire che mi trovo veramente molto bene. L'appartamento comunque è pulito, però quando finirà di pulire questa camera aprirò lo sportellino che vi ho mostrato prima e vi farò vedere che comunque c'è sempre della polvere e che quindi è bene che avere un robot che aiuti in casa e che si è fermato perché ha visto la gamba del tavolo e un sistema veramente fantastico che dà la possibilità di avere l'appartamento sempre pulito. Quindi io adesso lo faccio lavorare tranquillamente e quando avrà finito vi mostrerò il risultato finale con aprendo lo sportellino e vedrete che là ci sono comunque i peli di Noel o i miei capelli che ovviamente avendo i capelli lunghi capita che i capelli cadino soprattutto quando li lavo e niente, Rodrigo, ti adoro perché dopodiché lui subentra nel bagno anche e quindi fa una bella pulizia. Sono contenta, soddisfatta. Adesso io ne approfitto, prendo una bella tazza di cappuccino con voi e poi vediamo. Volevo anche farvi notare il fatto che, non so se si sente, ma è veramente delicato,
è veramente silenzioso. C'è il rumorino, sì, ma sempre non è un robot rumoroso. Comunque il robot ha finito. Una volta che finisce di aspirare, ritorna alla base. Perché? Perché si ricarica, quindi rimane la presa, bisogna tenerla sempre lì accesa, quando li finisce va alla base, si ricarica. Ma adesso andiamo a vedere che cosa è riuscito ad aspirare, soprattutto quanta polvere ha trovato. Ecco, guardate la polvere, vedo anche delle bricioline di pane, capelli. E quindi questo è il pennello, la spazzolina che vi dicevo, che vi dà la possibilità di spazzolare bene all'interno. Questo è il cartone, quindi è il modello esattamente questo qui, F9, eccolo quello. E all'interno, oltre ovviamente alle istruzioni, trovate anche la mop, perché questa, oltre a essere un robot, non aspirapolvere, un robot che aspira, lava anche per terra. Questo è ancora chiuso perché ancora non l'ho utilizzata la funzione, però qui dentro si mette l'acqua, si inserisce l'acqua, qua indica anche il livello che bisogna seguire. E c'è questa mop che tra l'altro è comodissima perché poi basta staccarla e metterla in lavatrice, quindi è proprio comoda. Siccome tra qualche mese andrò a vivere nella nuova casa, ho pensato che voglio inaugurare la funzione lavaggio nel momento in cui ci trasferiremo. Ecco qui, bella Noella, sempre curiosa del cartone. Io vi saluto, spero di essere stata utile e ci vediamo al prossimo video. Ciao!